Nell'affascinante mondo di Demon Slayer, le battaglie tra i demoni e i cacciatori di demoni ruotano tutto un elemento cruciale, la respirazione. I Demon Slayer, infatti, imparano a padroneggiare la loro tecnica di respirazione per riuscire ad aumentare la forza, la velocità e tutte le variabilità che gli servono per riuscire a sconfiggere l'enorme forza dei demoni. E se respirare è semplicemente necessario, riuscire a respirare bene è quello che ti darà quel boost in più. E allora oggi ti parlerò proprio di come poterlo fare. Ti parlerò di alcune tecniche di respirazione di Demon Slayer e di come riuscire ad applicarle nella tua vita per sentirti meglio, per aumentare la tua salute. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui parleremo sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Come potuto notare dal titolo, questo è il terzo video che faccio su Demon Slayer e le tecniche di respirazione. Questo perché gli altri due video hanno suscitato curiosità ed altri interessi. Quindi oggi cercherò di soddisfare tutte le richieste che mi sono arrivate. Nel primo video ti avevo parlato dei tre protagonisti delle prime stagioni di Demon Slayer, ossia della respirazione dell'acqua di Tanjiro, della respirazione della bestia di Inosuke e della respirazione del fulmine di Zenitsu. Nel secondo video invece siamo passati ai pilastri. Ti ho parlato della respirazione degli insetti di Shinobu, della respirazione dell'amore di Mitsuri e della respirazione del suono di Tengen. In entrambi i video avevo parlato anche della respirazione del sole, della respirazione ancestrale, quindi oggi partiamo da approfondire questa e poi ti parlerò di altri tre pilastri. Ti parlerò della respirazione del fiore di Kanae, della respirazione della fiamma di Rengoku e della respirazione della nebbia di Muichiro. Quindi, se vuoi imparare a respirare come un vero cacciatore di demoni e scoprire il segreto nascosto del potere del respiro, eccoci qua. La respirazione del sole o respirazione ancestrale. Come promesso, iniziamo dalle basi, iniziamo ad approfondire la respirazione di diaframma e di capire che cos'è. Perché appunto, come ti dicevo le altre volte, non c'è tecnica di respirazione che possa essere messa in paragone a respirare bene tutti i giorni. Non è facile imparare ad abituarsi a respirare di diaframma, o meglio a reabituarsi, perché infatti noi alla nascita tutti naturalmente respiriamo di diaframma. Poi, crescendo, perdiamo un po' questa abitudine con la frenesia della vita, lo stress e menate varie. Iniziamo ad usare solo i muscoli del petto e delle spalle e andiamo ad escludere il povero diaframma che se ne sta lì a non fare un cazzo. In Demon Slayer, la tecnica della respirazione del sole è quella che ha dato origine a tutte le altre. Senza di essa tutto il resto non esisterebbe. Oltretutto viene considerata la più potente. Quindi, proprio per questo motivo, se non sai da dove partire con le tecniche di respirazione, ti consiglio di partire proprio da qua, da abituarti a respirare di diaframma. Partiamo dalla parte anatomica. Il diaframma è un muscolo fatto a forma di cupola che separa i polmoni dall'apparato digerente, quindi sta più o meno sotto le costole, più o meno qui. Quando respiriamo bene, il diaframma si abbassa, permettendo ai polmoni di prendere più aria. Poi, quando espiriamo, pian piano ritorna nella sua posizione originale. Muovendosi in questo modo... Muovendosi su e giù in questo modo, il diaframma crea un flusso di aria ampio e profondo, permettendoci una migliore ossigenazione dei tessuti e del sangue, l'eliminazione delle tossine e anche crea una sensazione di calma e rilassamento. Beh, è utile per sconfiggere un demone, no? E anche nella nostra vita, quando la frenesia, lo stress di tutti i giorni ci sbatte addosso. Allora, per imparare a respirare di diaframma ti consiglio di iniziare da sdraiato, così non devi pensare a tenere la schiena dritta, i muscoli, la postura e cose varie. Quindi sdraiati, metti una mano sul petto e l'altra mano sull'ombelico e semplicemente concentrati a inspirare profondamente ed espirare, sempre entrambe lentamente, con l'obiettivo di far muovere la mano sull'ombelico e tenere invece la mano sul petto ferma. Respira in modo delicato e lento e senza forzare. Magari ti può aiutare anche il mettere un peso sull'ombelico, tipo un libro, cioè non un mattone, una cosa normale insomma, e concentrarti sul farlo alzare e abbassare. Come ogni abilità, anche la respirazione diaframmatica richiede tempo e costanza. Non puoi aspettarti di metterti lì 2 volte, provare e riuscire in 24 ore a padroneggiarla. Devi avere un po' di pazienza.
All'inizio sarà un po' impegnativo, però una volta che l'hai capita da sdraiato e hai imparato a padroneggiarla, allora puoi iniziare magari a fare o sedute di meditazione di qualche minuto ciascuna e provarla tutti i giorni, ma se hai di meglio da fare, che capisco, puoi anche iniziare a pensarci nei momenti morti, come ad esempio quando sei in fila al supermercato, stai aspettando il dottore, quando suoni e aspetti che qualcuno ti apra la porta, o magari anche mentre fai attività ripetitive, tipo piegare il bucato o lavare i piatti e cose del genere. Se sarai costante e ci dedicherai del tempo tutti i giorni per un periodo ragionevole, pian piano vedrai che riuscirai ad integrare questa respirazione nella tua vita, come abitudine. Inizierai ad accorgerti che starai respirando di diaframma senza nemmeno pensarci. Questo porterà il maggior beneficio nella tua vita. Ora sono certa che tu ti eserciterai nella respirazione diaframmatica, ma so che sei pieno di entusiasmo e vuoi provare qualcosa che saprai fare da subito. Quindi iniziamo con gli altri 3 tipi di respirazione. Partiamo dalla respirazione del fiore di Kanae Gochu. Questa respirazione deriva dalla respirazione dell'acqua e è caratterizzata da eleganza e armonia, proprio come un fiore che sboccia. Questa tecnica permette a Kanae di essere molto più agile, forte e veloce, insomma alza tutte le abilità di base. L'anime non ci mostra nulla su di lei, o perlomeno non ancora, quindi non vi metterò dei video, mi dispiace. Però dalle varie informazioni raccolte capiamo che la sua respirazione è controllata e profonda ed è accompagnata da movimenti fluidi e armoniosi, proprio come un fiore che si apre lentamente. Che immagine romantica, eh? Kanae, gentile ma decisa, mi ricorda una tecnica di respirazione che è molto usata nello yoga, ossia la respirazione a narici alternate. Secondo lo yoga, il nostro corpo è attraversato da canali energetici e questo tipo di respirazione ci aiuta a portare armonia e rendere appunto più armonioso e equilibrato il flusso di energia del nostro corpo. Questa respirazione richiede un po' di concentrazione e consapevolezza, quindi principalmente ti aiuterà ad imparare a migliorare il tuo saper restare nel momento presente. Per prima cosa, siediti in una posizione comoda, tieni le spalle dritte ma rilassate e principalmente userai la mano destra e in particolare il pollice destro per chiudere la narice destra e l'anulare sinistro per chiudere la narice sinistra, tipo così. Da tradizione yoga si usano queste 2 dita, se invece ti sembra scomodo e la tradizione più di tanto non ti interessa, pollice e indice andranno ugualmente bene. Inizia chiudendo delicatamente la narice destra col pollice destro e inspirando dalla narice sinistra e poi chiudendo la narice sinistra con l'indice o l'anulare ed espirando dalla narice destra, quindi dopo un po' di cicli, quando ti sarai abituato, allora inizia ad invertire le narici, quindi chiudi la destra, inspira con la sinistra, chiudi la sinistra, espira con la destra, inspira con la destra, chiudi la destra, espira con la sinistra. Penso di aver fatto giusto, allora aspetta. Ok, praticamente inspiri ed espiri con una e poi inspiri ed espiri con l'altra, in sostanza. E dopo questa complicata spiegazione, che spero sia riuscita giusta, ma lo scopriremo solamente durante la fase del montaggio, passiamo alla prossima tecnica di respirazione, ossia la respirazione della fiamma di Rengoku. Ed eccoci qua con qualcosa di più energico e spettacolare, che sfrutta il potere distruttivo del fuoco. Attraverso questa tecnica di respirazione, Rengoku concentra la sua energia nel corpo e poi la sprigiona creando una fiamma che riveste la sua spada e dintorni. Questa fiamma aumenta di molto la sua potenza e di conseguenza i danni che lui riesce a fare ai demoni. Oltretutto, con questa fiamma, oltre che all'attacco, riesce anche a creare una barriera difensiva con cui proteggersi dagli attacchi dei demoni. Mica male, eh? Richiede una buona dose di disciplina e un po' di forza di volontà, ma è estremamente efficace. La stessa cosa vale per il breath walking, la tecnica di respirazione di cui ti parlo ora. Richiede sì un po' più di forza di volontà delle altre, perché uno pensa alle tecniche di respirazione e immagini di star lì seduto a respirare, e invece no. Qui devi prenderti, alzarti e girare un po'. Nel breathwalking, infatti, dovrai camminare sincronizzando il ritmo del tuo passo con il ritmo del tuo respiro. Le respirazioni dovranno essere lente e profonde e il passo dovrà essere bello regolare. A seconda della lunghezza del tuo respiro, conterai un numero uguale di inspirazioni e un numero uguale di espirazioni che farai coincidere con il numero dei passi, diciamo tra i 3 e i 5.
Ora mi spiego meglio. Praticamente farai 4 passi inspirando, dando 4 cadenze alla tua ispirazione, quindi e altrettanti passi, quindi altri 4 passi, dando le stesse 4 cadenze all'espirazione. Quindi 4 passi dividendo la tua intera ispirazione in 4 ispirazioni più brevi e 4 passi dividendo la tua espirazione in 4 espirazioni più brevi. Il respiro però dovrà essere sì cadenzato, ma non a scatti. Insomma, cerchiamo di fare una via di mezzo armoniosa e fluida. Poi, a seconda della tua preferenza, mentre cammini e respiri, potrai concentrarti al tuo interno, ad esempio sul rumore del tuo respiro, sui battiti del tuo cuore, sul rumore dei tuoi passi, oppure decidere di concentrarti all'esterno guardando gli oggetti che incontrerai sul tuo cammino, la tua stanza e cose del genere. Questa tecnica di respirazione ti aiuterà ad aumentare la concentrazione, ad aumentare la tua consapevolezza, ma anche a portare un po' di calma alla tua mente. Insomma, accenderà il tuo fuoco e riuscirà a sprigionarlo. E ora passiamo all'ultima tecnica di respirazione, decisamente meno esplosiva ma altrettanto efficace, ossia la respirazione della nebbia di Muichiro. Quello che caratterizza Muichiro è la sua enorme calma. È sempre circondato da questa affascinante aura misteriosa, vero? O sono solo io? Vabbè, a me la sua aura un po' dark e un po' così piace tantissimo. Comunque, lui ha una grande abilità sensoriale e riesce a percepire i demoni nell'area intorno a sé. La sua tecnica di respirazione gli permette di sferrare attacchi estremamente veloci ma anche altrettanto precisi. La respirazione è ovviamente una componente essenziale in Demon Slayer e, tanto nei combattimenti quanto nella vita reale, è utilissima per mantenere la concentrazione, l'energia e la calma necessarie ad affrontare il tutto. Ed ecco perché ora ti parlo della respirazione 478, molto famosa, altrettanto semplice e altrettanto efficace. Questa tecnica di respirazione ti aiuterà a calmarti profondamente, tanto che riuscirai a richiamare quella vaga sensazione di distacco e solennità che emana Muichiro. Puoi farla da seduto o anche direttamente da sdraiato a letto prima di dormire. E inizia proprio dal fare un bell'inspirazione con il naso e poi a svuotare i polmoni espirando con la bocca. Fatto questo, si inizia con i cicli di respirazione. Allora, essendo che la respirazione è 4, 7, 8, faremo così. Si fa un'inspirazione dal naso per 4 secondi, si trattiene il respiro per 7 secondi e poi si espira dalla bocca per 8 secondi. Lo ripeti per almeno 3 volte e tutto qui. Semplicissimo, vero? E ora sei libero di sentirti un po' Muichiro anche tu. Goditi l'immensa calma. E ora, dopo questo terzo viaggio attraverso Demon Slayer e le sue tecniche di respirazione, io mi fermo qui. Spero davvero di essere riuscita a trasmetterti come il potere del respiro possa avere un impatto enorme sulla tua vita e di come possa davvero migliorarla. Bene, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e se vuoi conoscermi meglio o rimanere in contatto con me, in descrizione trovi il link del mio blog e dei miei social network. Noi ci vediamo tra 2 settimane, sempre di mercoledì, quindi iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.